versione WBA dall'attacco del venezuelano Luis Primeira, campione di Venezuela, imbattuto 15 combattimenti, 15 KO, quindi veramente due re del KO di fronte. Thomas Hearns, Motor City Cobra, detto anche Hitman, uomo che colpisce, ha un record di anche lui imbattuto, quindi due uomini imbattuti, 29 combattimenti, 29 vittorie, 27 per KO. L'arbitro è Ismael Fernandez, portoricano. Andiamo subito all'azione. Hearns, sinistro abbassato, cerca di invitare a venire avanti Primeira. Hearns è stato sempre un uomo che nei primi round si è sempre affidato alla sua potenza. Subito all'attacco Primeira, si difende Hearns portando dei montanti, a vuoto il gancio destro di Primeira, subito ha sprombattuto i due pugili, buono il gancio sinistro di Primeira, subito si stanno dando battaglia. Due grandi picchiatori, si sono visti subito. Primeira gioca tutto sull'inizio cercando di prendere a freddo l'avversario. Questo ragno, guardate, è veramente un cobra, guardate che la lunghezza delle leve fa veramente impressione. È riuscito a raggiungerlo di nuovo con questo gancio sinistro volante Luis Primeira, che è il primo uomo che Thomas Hearns si trova davanti della propria altezza, 1,87 Hearns per 66,5 kg contro l'1,85 di Luis Primeira, praticamente hanno la stessa altezza. Luis Primeira ha cercato di mettere subito nel combattimento una foga incalzante, e invece Thomas Hearns sta cercando di stabilire la distanza, la lunga distanza, la sua favorita per poter partire con questi 1-2 improvvisi. Hearns anche lui gambe eccezionali, pronto a proiettarsi all'indietro sugli attacchi dell'avversario. Comunque in questo primo round è stato sorpreso per ben 2 volte, ora ha cercato di diminuire il ritmo del suo avversario usando il jab sinistro per tenerlo lontano, schioccante, fulmineo, preciso. E Primeira è un po' in soggezione in questo momento quando manca. Guardate come ha usato il sinistro ripetutamente, il jab toccando proprio di misura, sembra un fioretto, non sembra un braccio, sembra una spada, un fioretto per come usa questo jab sinistro. Patrizio, io credo che non ho mai visto un jab così bello, un sinistro così bello. Sì, un buon gancio, un buon jab sinistro quello di Hearns, molto lungo, leve molto lunghe quelle di Hearns. Sta cercando comunque molto pazientemente di far aprire nella guardia Primeira. Guardate ancora il sinistro di Hearns che cerca di aprire la strada al suo potentissimo destro. Ricordiamo che Hearns nei primi round è stato sempre un pugile pericolosissimo perché esprime tutta la sua potenza insieme alla sua velocità dei colpi, e termina il primo round, un round comunque in vantaggio Hearns, un round dove ha cercato di far aprire la guardia di Primeira, ma è stato molto attento il venezuelano a non aprirsi, e quindi un primo round che non ha detto niente di eccezionale. Sì, ci sono stati questi due ganci sinistri volanti nella prima fase favorevoli al venezuelano, poi si è rifatto abbondantemente Hearns che ricordiamo è professionista dal 77, quindi da 2 anni e mezzo all'epoca del combattimento, con 17 KO di seguito, ha infilato 17 KO di seguito, suo avversario 15 KO su 15, quindi veramente eccezionali le prestazioni diciamo da picchiatori di questi due pugili. E ricordiamo anche che Thomas Hearns è alla prima difesa del titolo conquistato il 2 agosto, pochi mesi prima, a Detroit, il match del 6 dicembre, contro quel grande che è Pipino Cuevas, battuto per KO alla seconda ripresa. E vediamo che come nel primo round Luis Primeira sta cercando di piazzarsi al centro del ring per sorprendere Thomas Hearns, che ha una mobilità sul tronco veramente da cobra. Non credo che mai nessuno si sia guadagnato un nomignolo con più validità di questo. Sembra proprio guizzante come il cobra, sembra la parte superiore del suo corpo, sembra proprio quello sembra, riporta l'immagine veramente di un cobra pronto all'attacco.
ecco che sta cercando la misura. Un altro campione famoso si è guadagnato, abbiamo visto come ha schivato, guardate, fa un po' anche di sceneggiata Patrizio. Un altro campione famoso, eccolo qui che ora va a irridere l'avversario tenendo lontano dal sinistro, e poi il destro fulminante alla mascella. Fulminante proprio Giacomo per la rapidità con cui ha portato con questo colpo, veramente eccezionale. 2 montanti destri consecutivi, ha raggiunto il colpo di Primera e lo ha spedito al tappeto. Adesso ancora all'attacco Ernst, cerca di difendersi come può Primera, ancora Ernst comunque esce bene dalle corde e ancora continua con questi montanti pericolosi, potenti. Fantastico momento con Primera che ha capito il momento, sa che deve mettere tutto, è riuscito a recuperare miracolosamente, ha cercato di incalzare e di rispondere, ma Motor City è veramente eccezionale, muovendosi con queste gambe favolose, col tronco, aggirando, ecco che sta schiacciando, irridendo il suo avversario. Grande furore agonistico di questo pugile, dalla misura, dalla precisione incredibile. Guardate come prende la misura del suo avversario col sinistro e scarica il destro, un po' scorretta questa azione, anzi decisamente scorretta, ma Ismael Fernandez, affascinato anche lui dagli occhi del Cobra, lascia fare, ed eccolo come piazza questi tremendi montanti, come gioca col suo avversario, provocandogli proprio delle lacerazioni proprio nel morale, nell'orgoglio. Veramente un formidabile atleta. Guardate come ha schivato di millimetro questo sinistro, come accetti anche la bagarre quando arriva, sapendosi più. Ecco, guardate come sta giocando, si lascia colpire in questo momento, sembra in difficoltà addirittura. Veramente paradossale in un certo senso la box di Thomas Hearns prima maniera. Ma ha visto che Primera comunque intimorito da quei montanti portati da Ernst, si è chiuso, quindi Ernst ha cercato di fargli prendere un po' di confidenza per farlo aprire nella guardia, farlo attaccare. In effetti Primera così ha fatto, è andato all'attacco, quindi ecco, rivediamo belli questi montanti di Ernst. Eccolo qua, il primo montante destro alla fronte, poi il secondo preciso al mento, e spediscono al tappeto Primera. Sì, forse un po' poco corretto il secondo montante, perché già stava con le ginocchia a terra Primera, ma Ernst non ha certo perdonato. Sì, certamente Ernst comunque era già partito con il secondo montante quando Primera stava andando giù. E siamo arrivati al quinto round. Dopo un buon inizio Primera è andato lentamente e progressivamente spegnendosi fra le braccia nelle ragnatela di colpi che gli porta Ernst. Guardate questo doppio jab, la sua velocità, caratteristica poi di Ernst, che una volta che apre una breccia nell'azione, si riesce a portare un colpo, poi ne ripropone di azioni in continuità, senza pausa, senza soluzione. Adesso si è rifatto un po' attento, si porta a distanza ed è rapidissimo nello schivare i colpi dell'avversario. Ora con il gancio sinistro volante, poi con il diretto, sembra un mancino impostato in guardia normale tante volte Ernst, per come usa il sinistro con facilità e perfetta coordinazione. D'altronde anche per te era un po' la stessa cosa, tu hai fatto tanti match, Patrizio, praticamente solo con il sinistro. Sì, si può dire che poi quasi alla fine della carriera stavo quasi diventando un mancino, perché per i problemi avuti alla mano destra ero costretto a combattere molte volte con solo il sinistro. Comunque Ernst mi ha sempre dato l'impressione di essere un ambidestro, un pugile che comunque colpisce molto duramente con entrambi le mani. Ancora il sinistro di Ernst comunque velocissimo, preciso al volto di Primera. Abbiamo visto prima dare un saggio anche in difesa da parte di Ernst, schivare i colpi di Primera con molta bravura sul tronco, spostare sulle gambe e rientrare prontamente. Ancora il destro di Ernst avversario. Abbiamo visto adesso un'altra azione difensiva di Ernst su attacco di Primera, uno spostamento sulle gambe, mandare fuori misura all'avversario per poter poi rientrare prontamente.
Hai visto che tipo d'azione fa? Si prepara la strada col sinistro, poi parte da lontano con il destro, poi ritorna indietro per togliersi dall'eventuale reazione dell'avversario, per poi rientrare immediatamente dopo, tutto quanto velocissimamente. Ora indugia, fermo, i colpi di Primera non fanno neanche più male del venezuelano in pantaloncini rossi. Ecco la sequenza a due mani e finisce al tappeto ancora una volta Luis Primera. Ma io devo dire la verità, questa volta un po' frettolosamente, non ho visto questo destro, è arrivato a bersagli ma non mi è sembrato un destro potente. Ormai come dicevamo, rassegnato alla sconfitta Primera, qualsiasi colpo Ernst porti un tantino più potente rispetto agli altri, che sembra che li accusi. Adesso accetta la battaglia a corta distanza, ma il gong interviene e separa i due pugili. Sì, con Luis Primera che è tornato all'angolo veramente distrutto, veramente così sbandando con il paradenti che quasi gli usciva dalla bocca, pronto a sputarlo. Io credo che lui ha messo il ginocchio a terra, si è lasciato andare a terra appunto non perché colpito, ma perché stava andando in crisi. Per poter arrivare alla fine del round ha deciso di buttarsi a terra. Ma rivediamo. Il montante un po' c'è stato, è finito sui guantoni, anche quest'altro, c'è stato questo gancio destro, eccolo qui, c'è stato questo destro, ecco sul primo destro un po' lo ha colpito. Sì, ma comunque il destro dell'atterramento è stato addirittura anche deviato stesso dalla nuca, non era un colpo onestamente da atterramento. Avevo avuto l'impressione e la confermo ancora che secondo me Primera si sia addirittura buttato a terra su quel colpo di Ernst. Sì, ha preso ossigeno per arrivare al sesto round del campionato del mondo dei pesi welter, 6 settembre 1980 a Detroit, fra Thomas Hearns, Motor City Cobra in pantaloncini bianchi, e il venezuelano Luis Primera pantaloncini rossi. E la prima difesa, ripetiamo, di Hearns dopo la conquista del titolo, avvenuto 6 mesi prima di questo match, quando Pipino Cuevas, grandissimo campione della categoria, fu messo appunto da Tommy Hearns KO al secondo round. Ancora con i montanti così corti, violenti, velocissimi. Ancora il montante verso alla ricerca del fegato adesso di Thomas Hearns. Ancora lavora sotto. Se fosse reso conto, guardate come colpisce e poi ritorna indietro, carica i colpi girando proprio sul tronco. Coraggiosamente Luis Primera sente che deve dare tutto in questo momento per fermare Hearns e cerca di rispondere anche lui come può. Si chiude a riccio, non può guardare l'avversario. Vediamo Hearns che cerca di trovare lo spiraglio giusto. Guardate, serie di piccoli sinistri portati con ogni tipo di colpo a segno. 1 minuto e mezzo al termine del sesto round. Ancora si ferma Hearns, proiettato in avanti, è sempre di nuovo alla ricerca del fegato con il sinistro e poi con il diretto destro, montante destro questa volta. Primera, vediamo, precipita praticamente al suolo, colpito da un ulteriore montante. Luis Primera, ecco che è il terzo knockdown del combattimento. Si dispera Luis Primera, ma ha fatto molto bene Ismael Fernandez, l'arbitro portoricano, a interrompere qui il combattimento. Sì, già Ernst aveva provato in azioni precedenti la via del montante sinistro, poi ha provato 2 o 3 volte finché dopo alcuni tentativi, ripeto, questo colpo è riuscito ad andare a bersaglio preciso al fegato e c'è stato poco da fare per Primera. C'è stato altro che andare a tappeto e quindi perdere il match per KO. Eccolo qui, già aveva provato il primo montante sinistro. Vediamo ancora che Ernst prova ancora altri montanti, montante destro, ed eccolo qui che adesso prova, eccolo qua, preciso al fegato di Primera, e venezuelano va al tappeto.